Siamo qui al Google Web Mastermind. No, rifalla. Siamo qui al Google Web Mastermind, presentiamo Brian, specialista delle politiche open source di Google. Gli vogliamo fare un paio di domande in riferimento alle nuove licenze che pare che Google porterà sul mercato dell'open source e su alcune licenze che già esistono. Su Slashdot è stata pubblicata qualche giorno fa la notizia che Google sta lavorando internamente a delle nuove licenze open source. Sì. È solo un rumors o invece è vero? Ti dirò che non parliamo dei rumori, allora, non parliamo di queste cose, però ti posso dire un paio di cose. Prima che abbiamo Google Code Project Hosting, dove gli open source sviluppatori possono fare i progetti, però possono scegliere solo da 7-8 licenze. E noi facciamo questa limitazione perché noi siamo we're against, how do you say against? Contrario. Contro licenza proliferazione. Ok? E per questo puoi indovinare come quello che stiamo facendo qui adesso. Però non posso dire se diciamo no. Aiutate da Free Software Foundation Sì, con le attuali sì. licenze. Infatti a marzo-aprile di quest'anno abbiamo scritto un contratto con loro di dare i patches dietro a loro. Noi lavoriamo con tutti quando c'è Apache, Free Software Foundation, tutte queste organizzazioni per open source, perché se succede open source, se va bene, anche va bene da noi. Ultima domanda, cosa ne pensi della GPL 3? È perfetto. Perfetto. No, perfetto, però va bene per noi, perché noi possiamo scegliere da un sacco di licenze, però di solito prendiamo quello Apache license. Però ci sono delle cose e le persone che preferiscono di usare il GPL. Il GPL 3 ha cambiato un sacco di volte prima di essere ratificata. E la versione finale è stato cambiato per bene. Opla. Can you talk us about Google Code and it's better SourceForge or Savannah? Well, it's not a matter of necessarily being better or worse. It's just a different thing. I mean, for years, SourceForge was the only game in town. Really, it's very important to open source because it's used by so many projects. But we wanted to provide something that's a little more what we call googly, a little different, a little lighter weight, designed specifically for open source users. So it's not meant for enterprise customers. It doesn't have a lot of the features that big enterprise management would like. So it's very bare bones, it's very stripped down. It's only, we started off with issue tracking, version control. We only offer one version control choice, that's Subversion. We only offer one issue tracker. We have a wiki, which works with Subversion. We have download server. And we're working on other things. And we're trying to make it easier to use. We're concentrating on usability and promoting best practices for users, for our developers. Best project? The best project on it? I have no idea. We sort of cater to it with the long tail of open source a lot because it's very easy to create a project. You don't need to apply for approval or anything. You just go and create your project and you're done. So people are using it for a lot of smaller projects and things that they would otherwise just keep on their own computer or something, that they're open source smaller gadgets and whatnot. So I don't think we have anything that stands a lot, but we have a lot of people who are using it for gadgets, and we have a lot of people who are using it for smaller personal projects. Which is the language most used in this project? In our project, I don't know. I mean, you could probably do a label search, but there's a lot of Python stuff that I've seen up there. And there's other projects who come in, so there's C++, but there's tons of Java. I mean, if you look at the open source world like Apache's almost entirely Java with a little bit of C and some Python, some Tickle, some Perl, that sort of thing.
So I don't know that there's any one thing used more than another. Ok.